Bentornati a tutti su BeamMaker Electronics, io sono Marco e oggi andiamo a vedere come programmare con i comuni linguaggi di programmazione questo PLC Arduino Opta Lite. L'altra volta abbiamo visto come abbiamo programmato con l'IDE di Arduino, questa volta utilizzeremo Arduino PLC, quindi sfrutteremo proprio il linguaggio di programmazione dei PLC. Ok, andiamo sul computer e andiamo a scaricare il software per poter utilizzare il linguaggio e programmare Arduino Opta. Eccoci sul browser, andiamo sul sito di Arduino CC Pro e troviamo Arduino PLC IDE. Scarichiamo Download the PLC IDE, clicchiamo, si apre questa finestra. Io scarico la versione per Windows, Download for Windows, scarichiamo, io già ho scaricato e installiamo. Normalmente durante la fase di installazione vi chiede di installare anche i tools, installate tutto quello che vi chiede. Apriamo sul desktop Arduino PLC IDE, questo è il programma. Questa è la prima schermata. Allora, per prima cosa facciamo New Project, chiamiamolo Test, salviamolo in una cartella apposta e facciamo OK. Si apre questa schermata dove troviamo, chiudo una finestra così si vede meglio, ok, questo è il nostro Arduino Opta, la COM di comunicazione, e per prima cosa facciamo, qua vediamo Manual Sketch Download First, la prima volta, quindi facciamo Download, facciamo OK e attendiamo tutta la procedura che lo sketch venga compilato per la prima volta sul nostro Arduino. Finito, adesso andiamo a caricare, anzi no, prima colleghiamo l'Opta. In basso a destra troviamo non collegato, facciamo in alto online, facciamo connect, vediamo se si collega, sì, si collega, quindi qua troviamo status ok e la mia versione ha solo l'Ethernet, quindi ok, funziona perfettamente. Adesso andiamo a caricare il primo sketch, quindi il primo programma sull'Opta. Qua troviamo tutti i parametri e qua il progetto. Nel main troviamo già un piccolo codice già pronto e sarebbe un conteggio di una somma più 1, quindi conta fino all'infinito. Andiamo a caricare questo sketch. Come dobbiamo fare? Per prima cosa compiliamolo. Qua troviamo compile PLG project, facciamo compilazione, vediamo se trova errori, non ci dovrebbe essere perché è solo una riga di codice. Attendiamo che finisca la compilazione ok, ha finito la compilazione. Adesso mandiamo lo sketch sull'Opta. Come lo facciamo fare? Facciamo online, facciamo download code, facciamo sì e adesso il programma è stato inviato al nostro Opta. In fondo vediamo che è stato cancellato ed è stato riscritto. Vi faccio notare a destra che è uscito non collegato, quindi si è scollegato. Ricolleghiamolo, facciamo online, facciamo connect e infatti sotto troviamo collegato in fondo a destra e source ok, quindi anche il codice è ok. Adesso il nostro Opta sta contando, ma come facciamo a vedere?
andiamo su View Windows, apriamo la finestra Watch. Qua scegliamo Insert New Item, Symbol Name, facciamo Browse e andiamo a inserire CNT, la nostra variabile CNT. Quindi andremo a visualizzare la nostra variabile, facciamo ok, facciamo solo watch, no oscilloscopio o debug, facciamo ok e vedete il conteggio che è arrivato a 7002. Il nostro Opta funziona perfettamente. Come facciamo a bloccare l'esecuzione? In alto troviamo Alt, se premiamo facciamo sì, il conteggio si blocca. Se premiamo su Hot Restart facciamo sì, il conteggio continua. Se facciamo Stop si blocca. Facciamo su Cold o su One, facciamo One, facciamo sì, il conteggio riparte da 0. Vedete? 400, 500 e così via. Abbiamo fatto e programmato il nostro Opta per la prima volta. Adesso torniamo alla pagina principale. Allora vi faccio notare che sopra all'Opta troviamo un pulsante, vediamo se riesco a zoomare, eccolo qua, User. Questo è un pulsante. Con questo pulsante andremo ad accendere un LED. Allora, come fare? Con il linguaggio ladder. Allora, torniamo, rimpiccioliamo. Sulla sinistra troviamo tutti gli input, quindi gli ingressi, che ne sono 8, i percentuale IW 0.0, questi sono gli indirizzi, poi abbiamo le uscite RLE, poi i LED 1, LED 4, RGB. Allora rinominiamo solo L1, scriviamo LED L1, quindi gli abbiamo dato un nome a questa una variabile a questo primo LED. Anche il pulsante user, andremo a utilizzare questo pulsante già compreso sul Finder e lo chiamiamo B1. Anche qui abbiamo rinominato la variabile. Torniamo su Project, facciamo New Program, scegliamo il nostro linguaggio di programmazione, quindi il ladder, chiamiamolo pulsante e gli assegniamo la velocità di esecuzione, mettiamo fast. Ok, rimpiccioliamo un po', chiudo qua, eccolo qua, questo si vede meglio, ecco qua, questo è il nostro pulsante, l'uscita, l'ingresso e l'uscita. Andiamo ad assegnare le variabili. Allora, come possiamo fare? Allora, questo è il linguaggio di programmazione in ladder. Clicchiamo e qua ci dice contact normale, possiamo mettere negato, ma mettiamo normale, il nome della variabile e andiamo ad assegnare P1, che sarebbe il nostro pulsante. Facciamo ok, quindi adesso B1, il pulsante sopra al nostro Opta, è collegato a questo contatto e l'uscita, clicchiamo 2 volte, gli assegniamo il LED L1, facciamo ok
e ok. Quindi premendo B1 il LED si dovrebbe accendere, quindi il pulsante, torniamo sulla pagina, premendo il pulsante user si dovrebbe accendere il primo LED. Ok, torniamo sul project, pulsante, compiliamo, 0 errori e mandiamo il codice sul nostro Opta. Source ok, collegato, e adesso andiamo a vedere se funziona. Andiamo a vedere, quindi questo è il pulsante e questo è il primo LED. Quindi se io premo il pulsante si dovrebbe accendere il LED. Infatti troviamo il LED che si accende. La programmazione è andata a buon fine. Andiamo a vedere con Watch, eccolo qua, aggiungiamo, rimpiccioliamo, ci si vede meglio, mettiamo un simbolo, quindi una variabile a schermo, mettiamo il LED 1 che abbiamo chiamato come Watch LED 1, troviamo false booleano global. Non vi faccio vedere, ma se premo il pulsante vediamo che il LED si è acceso. Lascio, premo, lascio, vediamo che diventa true e false. Vediamo che il nostro possiamo monitorare il nostro LED con Watch. Aggiungiamo, vediamo se possiamo aggiungere anche il pulsante, eccolo qua, B1, facciamo ok, ok, quindi adesso se premo il pulsante il LED dovrebbe andare tutte e due true, e difatti true e true, vedete? True e true. Oltre al LED aggiungiamo anche la prima uscita relay. Allora torniamo su resource, vediamo relay output Q1, assegniamogli un nome alla prima uscita, la chiamiamo R1, quindi la prima uscita, facciamo ok, torniamo a project, pulsante, facciamo coil, abbiamo aggiunto una nuova uscita, clicchiamo 2 volte e gli assegniamo la variabile R1. Ok, quindi premendo B1 il pulsante si deve accendere il LED e il relay. Ok, compiliamo, 0 errori e mandiamo download code sul nostro Opta. Andiamo a vedere se funziona. Ok, premiamo user, il LED si accende ma non si sente il relay. Allora, per far funzionare il relay gli dobbiamo fornire un'alimentazione. Qua gli dice di fornirgli un'alimentazione compresa tra 12 e 24 volt. Io già sto collegato i cavi all'alimentatore, lo accendo, non ve lo faccio vedere, gli sto fornendo quasi 20 volt. Adesso se premo dovrebbe sentire anche il relay. Non so se si sente, metto il microfono vicino, si sente il relay che si eccita. Non ho collegato niente all'uscita del relay, ma sta funzionando. Vi faccio vedere anche un altro tipo di visualizzazione tipo oscilloscopio. Facciamo inserisci new item, inseriamo la variabile, questa volta inseriamo la variabile del relay R1, facciamo ok,
e qua al posto di watch scegliamo oscilloscopio, facciamo ok e vediamo una finestra tipo un oscilloscopio con una barra del tempo. Non ve lo inquadro, vado a premere il pulsante sull'opta, vediamo che il source è ok, il collegato, e vediamo che il segnale è alto. Lascio, premo, lascio, vedete? Abbiamo una fonte di salita, un discesa, tipo è un oscilloscopio dove andiamo a vedere il nostro segnale. Provo a premere il pulsante velocemente, vedete? Vediamo tutte le volte che ho premuto il pulsante. Vediamo se riesco a zoomare. Sì, posso anche zoomare, vedete? Comodo.